Sapete cos'è l'APSA? Forse non ne avete mai sentito parlare, ma è bene ricordare questa sigla. APSA, Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. È un organismo economico della Curia Romana, precisamente è la Banca Centrale del Vaticano. È quell'istituto finanziario cui è demandata una funzione molto specifica, cioè quella di amministrare i beni finanziari, ma anche immobiliari della Santa Sede e fornire tutti i fondi necessari al funzionamento della Curia Romana, del Vaticano vero e proprio. È la Banca Centrale del Vaticano, la banca che funziona da riferimento per qualsiasi operazione internazionale. Ma non è l'unico istituto di credito del Vaticano, o meglio, non è l'unico ente finanziario del Vaticano. Se ne è parlato molto di un'altra sigla, una sigla di sole 3 lettere, non 4, IOR, Istituto per le Opere di Religione. E oggi, 18 giugno, data particolare perché ricade il 42esimo anniversario del ritrovamento del cadavere del banchiere Roberto Calvi, noi del canale Dentro la Storia abbiamo deciso di dare un'occhiata un po' più approfondita dentro quello che è uno dei tanti misteri a cavallo tra lo Stato italiano e le mura leonine, il mistero delle finanze vaticane. Questo video, come molti altri della nostra piattaforma, vi è offerto dal nostro preziosissimo partner NordVPN. Conoscete già tutti i vantaggi di NordVPN, la migliore VPN italiana? Beh, oggi ce n'è uno nuovo, uno in più, una nuova app che si chiama Saily. Che cos'è Saily? È l'app eSIM per viaggiatori sviluppata esclusivamente da NordVPN per tutti voi. Se sottoscriverete in questo periodo, a partire da oggi fino ad agosto, un piano con NordVPN, potrete avere fino a 20 GB gratis da usare su Saily in base alle vostre esigenze e al piano appunto acquistato. Ma non basta. Saily e NordVPN vi riservano tantissime sorprese, ma anche tante conferme. Ad esempio il fatto che con un solo account si possono connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea. Non si perdono mai i propri contenuti preferiti nemmeno quando si è in vacanza e si viaggia lontano da casa. Si possono anche prenotare vacanze a prezzi ridotti sfruttando NordVPN e connettersi in piena sicurezza dai wifi dei luoghi pubblici, pensate ai ristoranti, gli hotel o meglio ancora gli aeroporti, usando Saily o NordVPN o tutti e due in coabitazione. E allora cosa aspettate? Approfittate della grande offerta che NordVPN ha riservato a tutti voi follower del canale Dentro la Storia e viaggiate in sicurezza quest'estate da casa oppure lontano da casa con NordVPN. Da dove nasce la questione dei soldi del Vaticano? Beh, dalle questioni risorgimentali. Quando nel 1929, ne abbiamo già parlato in un altro video, lo Stato italiano, Regno d'Italia all'epoca, sotto la dittatura fascista, sottoscrive i patti lateranensi, vengono stabiliti anche degli strumenti finanziari per alleviare, si dice, il peso di ciò che ha dovuto sopportare, sempre tra virgolette, il Vaticano dagli espropri dovuti all'Unità d'Italia. Tutto ciò si traduce in una massa enorme di soldi e di proprietà, tantissimi soldi, e vanno amministrati in qualche modo. Ed è proprio poco dopo i patti lateranensi nel 1929 che Papa Pio XI conferisce un incarico speciale a un banchiere, si chiama Bernardino Nogara. A lui viene affidata l'amministrazione di un nuovo ente, l'amministrazione speciale della Santa Sede, si chiama così. Ma che cos'è? È un contenitore, immaginate una grossa scatola, una scatola in cui confluiscono tutti quanti i soldi del Vaticano, soldi che arrivano dallo Stato italiano, i risarcimenti, soldi che derivano dalle rendite fondiarie, dalle donazioni, dagli immobili, perché il Vaticano ha un enorme patrimonio immobiliare. E poi le obbligazioni, tantissime. Nogara è un ottimo banchiere, ha posto semplicemente 2 condizioni per lavorare col Vaticano. La prima, di non avere obblighi morali degli investimenti da condurre. Non vuole sentir parlare di morale cattolica. La seconda, che ci si possa muovere in tutto il mondo. È un banchiere dallo sguardo ampio, internazionalista, ed è proprio questa la fortuna di quello che diventerà più tardi lo IOR. Quando Nogara si insedia e comincia il proprio lavoro, si rende conto che i denari della Chiesa rendono ma non abbastanza. E allora cosa fa? Li fa fruttare. E li fa fruttare molto bene. Investe tanto. Investe inizialmente nel tessile. D'altronde, all'inizio degli anni 30 vede il boom del tessile italiano.
investe nella Supertessile, nella Società Meridionale Industrie Tessile e nella Cisa Viscosa, la futura SNIA Viscosa. E poi investe nell'Italgas. Negli anni 30 la fornitura di gas inizia a essere capillare nelle città italiane, ma non basta. Nogara investe nelle assicurazioni, ad esempio nelle Generali, investe nel credito fondiario, investe nella Bastogi, quella che è una delle società più nobili della borsa italiana, nell'Istituto Romano Beni Stabili, una compagnia immobiliare tra le più grandi, e poi in tante altre società metallurgiche, di produzione di alimenti, di produzione anche di elettricità, ad esempio nella SADE, quella famosa, quella della diga del Vajont, ne abbiamo già parlato in altri video che trovate in questo canale, ma non investe solo in attività che sono tutto sommato innocue, che tutto sommato fanno parte della vita quotidiana e possono essere tranquillamente accettate dalla morale cattolica. Bernardino Nogara è spregiudicato, non è stupido, non è sciocco e non è nemmeno una persona che gioca d'azzardo, ma non vuole sentir parlare di regole. Quindi cosa fa? Vende all'IRI, all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, le partecipazioni nelle banche che stanno per saltare in aria. Il Banco di Roma, il Banco di Santo Spirito, il Credito Sardo, sono tutte banche in sofferenza. L'IRI se ne fa carico e non a prezzo di saldo, a prezzo di mercato. Il Vaticano ci guadagna tanti soldi da reinvestire. Reinvestire dove? Nel mattone, che non tramonta mai, è sempre utile. Nella farmaceutica, tra cui industrie che producono i primi preservativi. E qua già ci sarebbe da sorridere pensando alle dottrine della Chiesa su contraccezione e aborto. E in armi. Ebbene sì, Bernardino Nogara investe i soldi della Chiesa nell'Officina Meccanica Reggiane, che produce mitragliatrici e aerei da guerra, nella Breda, che produce fucili, pistole, mitragliatrici e cannoni, nella Compagnia Nazionale Aeronautica e nell'Ansaldo, che produce autoblindo, carri, cannoni e navi da guerra. E tutto ciò, vi direte, come si concilia con la Chiesa Cattolica? Non si concilia, ma si fa finta di nulla, perché se il lavoro di Bernardino Nogara è buono e porta bei risultati, perché domandarsi da dove arrivano i soldi? Meglio continuare così. Il lavoro di Nogara continua e il 27 giugno del 1942 Papa Pio XII istituisce l'Istituto per le Opere di Religione, IOR, che assorbisce la vecchia amministrazione e diventa direttamente lo strumento finanziario, mantenendo con l'APSA, la futura APSA, che sorgerà solo in seguito, la funzione di amministrare le finanze. L'APSA poi avrà il compito di banca centrale, lo IOR di banca di investimenti. Sono due enti distinti che vengono mantenuti a lungo l'uno da una parte e uno dall'altra, ma che servono sostanzialmente a sostenere la parte finanziaria del Vaticano. Voi direte, perché una religione dovrebbe aver bisogno di banche? Beh, obiezione corretta, ma alla vostra obiezione risponderà diversi anni dopo un personaggio che abbiamo già incontrato, un prelato americano di origini lituane che viene dall'Illinois, da una città chiamata Cicero, Paul Casimir Marcinkus. You can't run the Holy Church with the Hail Mary. Non potete condurre la Sacra Chiesa con l'Ave Maria. Lo ripete spesso. Così come dice, senza i soldi non si fa nulla, neanche la carità. Marcinkus è un uomo che ha le idee chiare e quando si insedia a capo dello IOR trova una situazione florida, ma trova anche tante partecipazioni. Una delle più succose è nella Società Generale Immobiliare, che è padrona di un quarto della città di Roma, tanto per dirne una, ma è padrona anche di molto altro. Pensate, il famoso Watergate Hotel, sì, quello dello scandalo, quello dove venne trovata la famosa banda di idraulici, gli scassinatori professionisti al servizio del comitato elettorale del Partito Repubblicano, quello che fa scoppiare uno scandalo epocale in America. Ecco, quel Watergate è in parte di proprietà della Società Generale Immobiliare. La Società Generale Immobiliare però ha un problema, perché con la fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 termina il periodo di esenzione dalle imposte stabilito nei patti lateranensi. Bisogna pagare le tasse, bisogna fare qualcosa, ma quelle tasse il Vaticano non le vuole pagare. E allora come si fa? Serve l'uomo della provvidenza, quello che in passato era stato Mussolini. Diventa Michele Sindona. Lui, il banchiere di patti, quest'uomo oscuro, che non era esattamente un banchiere, era un avvocato specialista in diritto tributario. Si era spostato da Messina, dove aveva studiato, fino a Milano. Aveva aperto il suo studio di consulenza e lì aveva visto passare un po' di tutto, comprese delle stravaganze, dei grandi ricchi della Brianza e della Milano che diventerà poi da bere. Sindona diventa l'uomo giusto
nel posto giusto. Per far cosa? Per cominciare a movimentare i soldi, a far sparire le proprietà, a collocare nei paesi esteri, soprattutto nei paradisi fiscali, i pacchetti di controllo delle società del Vaticano. È in quel periodo che nascono le società panamensi, verranno chiamate così. Sono in realtà non solo a Panama, ma anche in Lussemburgo, in Liechtenstein, ovunque ci possa essere una legislazione favorevole alle società anonime. Sapete cos'è una società anonima? Ve lo spiego. Le società sono di diverso tipo. Ci sono le società in nome collettivo, le società semplici, le società in accomandita, in cui c'è un socio accomandante e uno accomandatario. Ci sono le società a responsabilità limitata, che è il primo esempio di società di capitali. Ci sono le SPA, le società per azioni, e poi ci sono le società anonime, che sono sostanzialmente delle società di capitali con azioni, ma azioni al portatore. Non sapete cosa sono le azioni al portatore? Molto semplice. Nelle società per azioni, prima di una assemblea dei soci, diversi giorni prima, i soci hanno l'obbligo di depositare le loro azioni in modo tale che la compagine azionaria sia ben chiara, trasparente e si sappia chi detiene cosa e quanto diritto di voto abbia in assemblea. È un principio di trasparenza e quindi un principio molto semplice. Nelle società anonime questo obbligo di deposito delle azioni non c'è mai, perché le azioni sono al portatore, possono passare da una mano all'altra nel giro di 24 o 48 ore e nessuno saprà mai nulla. Bene, queste società per azioni, queste SA, vengono costituite in Lussemburgo, a Panama, in Liechtenstein. Hanno dei nomi a volte molto esotici, si chiamano Manic, Astolfin, North Europe Establishment, United Trading Corporation, Erin, Bellatrix, Bella Rosa, Starfield. Sono società vuote, sono solo delle scatole cinesi, in cui però vengono parcheggiati prima dei pacchetti azionari e poi dei volumi sempre più consistenti di soldi. Lo fa prima Sindona, finché i suoi spregiudicati giochi sui cambi internazionali delle divise nazionali, cioè delle monete, lo riducono sul lastrico. E allora poi arriva il suo successore, lui, Roberto Calvi, l'uomo di cui oggi ricordiamo il 42esimo anniversario della morte. Tocca a Calvi prendere il posto di Sindona, tocca a Calvi continuare ad alimentare quelle scatole vuote, scatole che però costano tutto, addirittura l'esistenza, al Banco Ambrosiano. Ma non ci sono solo le società anonime collocate all'estero. Lo IOR diventa un azionista di tante altre società, alcune italiane, altre estere, oltre a essere azionista di alcune banche, tra cui la Banca Cattolica del Veneto. Noi veneti ne sappiamo qualcosa. In alcune città le insegne sono ancora visibili, anche se la banca non esiste più da tanto tempo. È in quel periodo che lo IOR, parliamo della metà degli anni 70, compie un'altra delle sue operazioni spregiudicate, cede il pacchetto di controllo della Banca Cattolica del Veneto e successivamente del Credito Valtellinese al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. È un'operazione che dovrebbe portare a un beneficio. In realtà è una delle tante operazioni cosiddette baciate, che servono a mascherare qualcosa, che servono a illudere il mercato, ma scuotono anche le coscienze, tra cui quelle dei vescovi delle diocesi del Triveneto. Erano loro i maggiori depositanti, erano loro gli azionisti di riferimento. E uno dopo l'altro, a cominciare dal patriarca Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I, ritirano i depositi in segno di protesta. Lo IOR, alla fine degli anni 70, comincia a diventare una questione che scotta, una questione che non piace a molti. Il primo cui non piace è proprio lui, Albino Luciani, ed è lui a decidere di vederci chiaro nello IOR. Ma lo sappiamo, Albino Luciani sul soglio di Pietro dura molto poco. Allora arriva un altro papa. Quell'altro papa è Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, che inizialmente è molto più prudente del suo predecessore. Non solo, nel frattempo è arrivato l'APSA, l'amministrazione per il patrimonio della sede apostolica. E se lo IOR fa capo nominalmente a una commissione cardinalizia i cui membri però chiudono tutti e due gli occhi e firmano volentieri i bilanci in cambio di una donazione per opere di bene, l'APSA è sottoposta al controllo del segretario di Stato. Chambiot, Agostino Casaroli, sono bei nomi quelli che passano per quella scrivania. Tutti nomi molto pesanti e che sono molto più accorti nell'amministrazione di quei soldi. L'esatto contrario dello IOR. Quando iniziano a piovere cadaveri, allora l'Italia intera e poi il mondo si accorgono dello IOR. Non ho usato il termine piovere cadaveri a caso. Il primo cadavere piove letteralmente dal cielo. È il 17 giugno del 1982. Da alcuni giorni Roberto Calvi
è latitante, è scappato da Milano, non si sa dove sia finito. Dovrebbe affrontare il processo d'appello, è finito sotto inchiesta per una questione che riguarda proprio il Banco Ambrosiano, ma se n'è andato alla chetichella senza dire niente a nessuno. Lo cercano in tanti, lo cerca il suo avvocato, lo cerca la procura, ma non c'è, è andato via. Dove è andato? Lo si scoprirà dopo. Si è affidato a Flavio Carboni, il faccendiere sardo, e a un contrabbandiere triestino, Silvano Vittor. Lo hanno portato a Umago in motoscafo, poi da lì in Austria, dalle sorelle Kleinzig, e poi in aereo a Londra. Il 17 giugno del 1982 si tiene una riunione drammatica del CDA, del Banco Ambrosiano. È una riunione in cui Roberto Calvi viene deposto in assenza da presidente. Il CDA, tranne un solo personaggio, il banchiere Orazio Bagnasco, vota a favore dell'istanza di liquidazione con la richiesta a Banca d'Italia di mandare un commissario. La riunione non è nemmeno finita, che si odono delle urla. Dal quarto piano si è buttata lei, Graziella Corocher, la segretaria di Calvi. La ritrovano morta, spiaccicata, nel cortile interno. Lascia solo una lettera in cui maledice Calvi per tutto il male che ha fatto e in cui chiede di avvisare con molto tatto la sorella, che è debole di cuore. È il primo cadavere che piove, il secondo non piove, ma riemerge. È la mattina successiva, a Londra, sotto il Blackfriars Bridge, il ponte dei Frati Neri, dalla marea del Tamigi, emerge il cadavere di Roberto Calvi. Inizialmente non lo riconosce nessuno, si è rasato i baffi. In tasca gli trovano soldi e calcinacci. È una messa in scena, non si è impiccato. Lo hanno strangolato e poi lo hanno appeso a un'impalcatura. Poi arriverà il terzo morto, qualche anno dopo, Michele Sindona, suicida, così alla fine si decide, all'interno del supercarcere di Voghera, con un caffè corretto, ma non era corretto con un superalcolico, con qualcosa di peggio. Sono morti eccellenti, mentre tutto il mondo guarda a Roma e guarda a Milano, guarda la finanza italiana che reagisce in maniera compatta grazie anche al coordinamento del ministro Beniamino Andreatta. A Roma ci si chiude nel silenzio. La magistratura italiana chiede che Marsinkus e i suoi due collaboratori, Mennini e De Strobel, paghino per quello che hanno fatto, perché quelle lettere di patronage che avevano rilasciato a un Calvi sotto pressione, quelle lettere che stabilivano la proprietà dello IOR nelle società panamesi e delle altre sempre istituite nei paradisi fiscali, quelle lettere inchiodavano lo IOR alle sue responsabilità. Certo, c'era una lettera di manleva scritta da Calvi sotto pressione o forse sotto ricatto che doveva annullare le lettere di patronage, ma per la magistratura italiana tutto ciò non basta. Marsinkus non paga, è cittadino vaticano. Gli accordi in materia di estradizione nel suo caso non si applicano. Mennini e De Strobel non pagano perché si rendono irreperibili dentro il Vaticano, che decide di non consegnarli alla giustizia. Questo è il primo dei grandi scandali della finanza vaticana. Non è l'unico, già perché qualche anno dopo, è il 1993, nel caso della Maxi Tangente Enimont, si scopre che lo IOR ha trasmesso false comunicazioni alla magistratura italiana all'interno dello IOR. Sono transitati la bellezza di 108 miliardi di lire in certificati del tesoro, soldi destinati a essere riciclati. Lo IOR, ancora una volta, fa spallucce, così come farà spallucce su altri casi. Ad esempio nel 2007, qualche tempo prima, è il 2005, esplode un altro bubbone, quello dei furbetti del quartierino. Ve li ricordate? Ricucci, Fiorani, Coppola, spregiudicati affaristi che vogliono mangiarsi la finanza italiana. Gli va male, ma uno di questi, Fiorani, parla con i magistrati e dice che diversi miliardi di euro, non più di lire, di euro, sono ancora più soldi, sono passati dallo IOR all'APSA e da qui verso la Svizzera, della banca della Svizzera italiana, la BSI, che sta per fondersi con una vecchia conoscenza degli scandali del Banco Ambrosiano, ossia la banca del Gottardo. Fiorani ammette addirittura di aver versato all'APSA 15 milioni di euro in nero. Per cosa? Per una consulenza. Possiamo immaginare di che tipo, ma non basta. Il nome dello IOR torna in tante inchieste. L'inchiesta del G8 alla Maddalena, del costruttore Angelo Balducci, l'inchiesta sulle operazioni di riciclaggio, le inchieste sulla mafia, perché i pentiti della mafia parlano e dicono chiaramente che tanti soldi della mafia, sono passati per lo IOR. Francesco Marino Mannoia, quello che viene dipinto dal giudice Falcone come uno dei più preziosi collaboratori della giustizia nella sua lotta contro la criminalità organizzata, dice chiaramente che i miliardi di Cosa Nostra sono stati ripuliti all'interno dello IOR.
per intercessione di Licio Gelli, di Sindona e di Calvi. Calvi sarebbe stato ammazzato da Francesco Di Carlo, un ex mafioso espulso a Cosa Nostra, strangolato e poi appeso a quell'impalcatura sotto il Tamigi. La sua colpa? Essersi appropriato di alcuni dei fondi che doveva riciclare. Poi c'è anche la banda della Magliana, alcuni dei titoli al portatore e altri titoli di Stato, contestati nel loro passaggio all'interno dello IOR, sarebbero appartenuti ai boss, a Ernesto Di Otallevi, al Sormemmo, agli strozzini e ai cravattari cui la banda affidava i soldi per il riciclaggio. Immaginate, un mondo di malaffare, un mondo sporco, un mondo oscuro che si rivolge a una banca, la banca della religione, la banca di uno Stato che dovrebbe promuovere una morale per ripulire ciò che è sporco. Lo so, è qualcosa che spaventa, che disgusta. Vi capisco, anch'io faccio fatica a credere a certe cose. Alcune verità sono verità giudiziarie, assodate, assolute. Altre sono ancora frutto di ricostruzioni o di indagini in corso, oppure di altri scandali, come quello Vatilix. Magari ne avrete sentito parlare. Uno scandalo che ha portato alle dimissioni di Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR. Questo perché? Perché a volte gli scandali servono anche a fare pulizia. Dal 15 febbraio del 2013, con l'insediamento di Ernst von Freiberg, poi dimessosi l'anno dopo e sostituito da Jean-Baptiste de François, lo IOR ha avviato una seria ristrutturazione interna verso una maggiore trasparenza e verso la lotta al riciclaggio. Le accuse che sono arrivate in continuazione nel corso dei decenni, per una gestione a volte allegra e in altri casi ai limiti dei risvolti penali. Quella gestione deve cambiare. Non ci devono essere più le accuse che arrivano dai collaboratori di giustizia di valigette stracariche di denaro in contante che vengono depositate in maniera anonima all'interno di quel bastione dove ha sede la banca. Concludo questo video con poche considerazioni. La prima, per quanto sia necessario che uno Stato sovrano abbia una propria banca centrale e quindi l'APS, è davvero necessario che uno Stato sovrano così piccolo disponga di una banca come lo IOR che si occupa di questioni a volte moralmente discutibili nei confronti della religione stessa. La seconda, perché il Vaticano si è sempre opposto alla consegna degli uomini coinvolti negli scandali. Se non c'era nulla da nascondere, se era tutto limpido, se la colpa è personale e mai collettiva, perché Marcinkus, Bennini e De Strobel non hanno pagato? La terza e ultima riflessione. Se nei Vangeli viene riportato che Gesù Cristo scacciò i mercanti dal Tempio dopo aver rovesciato i tavoli dei cambiavalute e aver inveito contro chi prestava denaro a usura, per quale motivo ciò che è discendente diretto della predicazione cristiana, ossia il Vaticano, non riesce proprio a fare a meno di una dimensione finanziaria? Altre chiese, altre confessioni si affidano semplicemente alla generosità dei fedeli, oppure, come avviene in Svizzera, ammettono di svolgere un servizio pubblico al servizio appunto del cittadino e quindi spetta allo Stato sostenerle. Che bisogno c'è di avere grossi patrimoni immobiliari, partecipazioni azionarie, pacchetti di riferimento, obbligazioni? Che bisogno c'è? Gesù Cristo sarebbe felice di tutto ciò? Lascio a voi queste riflessioni. Poi chi lo sa, magari come è già successo in altri video, arriveranno i commenti negativi, arriveranno anche gli insulti, arriveranno gli esperti o quelli che si ritengono esperti che ci diranno che sbagliamo tutto, che non si critica la Chiesa. Io però a queste persone voglio riservare un'ulteriore domanda. Certo, nessuno critica la morale, nessuno critica l'insegnamento religioso. Voi perché non riuscite a scindere ciò che è religione da tutto ciò che accompagna in maniera tangibile, potremmo dire secolare e soprattutto finanziaria la religione? Pensateci e magari, se volete, fatemelo sapere nei commenti o via mail. L'indirizzo ce l'avete. Buona giornata a tutti voi.